Il figlio di questa donna non smette di crescere, ogni notte diventa più alto, più lungo, più mostruoso. E noi oggi seguiremo insieme le avventure di questi ragazzi che hanno avuto il coraggio di entrare dentro casa sua e riprendere quello che succedeva. Vedete quella creatura mostruosa? Quello è il figlio. E il video è impostato come uno di quei giochi I'm on Observation Duty, dove noi vediamo dalle telecamere di sorveglianza quello che succede durante la notte. Vedete, alle 2 di notte questo bambino, che ormai è un mostro, sembra lo Slenderman, no? Che cresce, continua a crescere e si muove. E questa è la donna, e le dice quelle ossa che non si adattano più, no? Perché lui continua a allungarsi. E qua ci raccontano che hanno ricevuto una mail dove questa donna li invitava ad andarli a cercare, andarla a vedere, perché il suo bambino non smette di grignare, di fare versi animaleschi, ed è talmente grande e alto che non ci sta più nei suoi vestiti. Porca miseria, addirittura dice che non si può più vedere la faccia di questo mostro. E infatti guardate, è lì nell'angolo. Lei prova a portargli da mangiare, è una cosa terrificante. Porca miseria. Quindi stasera abbiamo deciso di andare a casa sua e vedere cosa sta succedendo con suo figlio. Che coraggio, quando lei non c'è. Urca. Quindi questo mostro aspettava di vedere quando la mamma non c'era per fare le sue cose. Alle 10 della sera, ok, ancora non sono le 2 del mattino, quindi il peggio non dovrebbe succedere. Vi ho messo anche i sottotitoli, spero che si capisca abbastanza. Loro dicono che non capiscono come mai questo bambino abbia iniziato a comportarsi così. Magari ha una malattia, un problema della crescita, no? Uno scatto della crescita. La mamma si è un po' spaventata, ha detto ma sì, ma non ti riconosco più, ma in realtà sta solo crescendo un po' in altezza. Però ovviamente non è questo il caso, è molto peggio. Loro però arrivano, è molto realistico. Non so se quasi quasi potrebbe esserci un fondo di verità dietro questa storia organizzata, forse, oppure no. Magari esiste davvero questa famiglia colpita da questo demone. Paura, Dicono che potrebbe essere solo una perdita di tempo, ma incontriamo Candace e la madre, Candace, e vediamo questo figlio. Allora ci sono andati così per curiosità, ma pensano sia... Magari li hanno chiamati, ma in realtà non è successo niente. Il figlio è particolarmente alto, un bravo basketball player, insomma, no? Bussano. Già è strana un po' la casa, con quella finestrella oscurata là sopra la porta. Risponde qualcuno, tutti con le telecamere, giustamente, perché no, fanno video di questa cosa qua. Ecco la madre. Candace, sei tu, sì? Sì? Siamo venuti, ci ha inviato una mail per tuo figlio. Ti abbiamo detto che saremmo venuti stasera, no? Ok, mi sembra estremamente rintronata la madre, Possiamo entrare, giusto? Ok. Porca miseria. Signora, va tutto bene, sì? Sembra che non sapesse che saremmo venuti. Forse ha dei problemi a ricordare le cose. Sai, se vivi un orrore del genere con un mostro in casa. O comunque sembra un mostro anche lei, Mio figlio sta riposando. In che senso sta riposando? Sta crescendo ancora? Sediamoci e parliamo. Secondo me lei non dorme, raga. Perché immaginate, no, avere un mostro in casa. Come fai a dormire se hai un mostro in casa? Grazie per averci chiamato e permesso di stare qui con te, Candace. Loro fanno dei documentari, quindi vogliono documentare questa storia paurosa. Ci sta, è colpa mia, dice. Avrei dovuto fare qualcosa prima. Oh. Ma quando ci hai detto la mail, ci hai mandato... C'era scritto che lui si comportava in modo strano. Puoi approfondire. È ancora il mio ragazzo. Semplicemente non mi parla più. Ed è anche un mostro. Cioè, io non voglio essere quello che gira il dito nella piaga, però è un mostro. Cioè, l'abbiamo visto prima. Vabbè, non importa, Ma quando tutto questo è iniziato, cosa è successo? Dopo che mio marito è morto. Porca miseria, un trauma. Beh, ci sta, Ci sta. Tommy è corso nel bosco ed è stato via per 3 giorni. E tu non hai detto nulla. Ho chiamato la polizia, sì, ma alla fine è tornato nella sua stanza attraverso la finestra. E perché non è entrato dalla porta? Questi ragazzi. Non è normale, signora, E poi si è spento completamente, indosserà questa maschera sempre, come se non fosse più mio figlio. Oh, porca miseria. Hai detto che il padre è morto, certo, Questo potrebbe essere un modo per sfogare il lutto. No, è anche una cosa fisica. In che senso? Cioè, non è una maschera? No, non sono proprio ossa. Le sue ossa non si adattano più alla pelle. Io voglio vedere a questo punto, però. Andiamo nella stanza, sorprendiamolo. Lui è il mio Tommy, trattatelo bene, vi prego. Va bene, ora io e Chester, il mio amico Chester, andiamo a parlare.
Sì, ultimamente si è anche strappato i capelli. Madonna, vabbè, non ditegli niente. Penso che si senta brutto perché non ha i capelli, insomma. Sopra le scale andate a vedere, per favore. Siate buoni con lui. Il mio Tommy è un demone. E chissà cosa ho trovato nel bosco, qualche subabou demoniaco. Andiamo a vedere. Andiamo a parlare con Tommy. Toc toc, Tommy. Si può entrare? Certo che aprono la porta e gli sbattono la telecamera in faccia, ma potevano fare un attimo. Però giusto loro vogliono documentare la realtà, Tommy, apro la porta, Ciao, Tommy. Si pettina. Mi chiamo Parker, sono un amico di mamma. Brutto da dire, così potrebbe ingelosirsi, magari ha capito che ci bombiamo la... No, scusate, che volgarità. Ma come faccio a dire certe porcate? Stai bene, Tommy? Tua madre ci ha già detto che è preoccupata per il modo in cui ti stai comportando. No, Tommy, non fare jumpscare, Tommy, conosco le arti marziali, Tommy, parliamo faccia a faccia, no? Porca miseria, Tommy, Ehi, Tommy! Non fare così, La maschera, c'ha la maschera, probabilmente di gomma, una maschera di gomma, no? Tommy, vuoi parlare di più con me, Chester? Siamo qui tutta la notte, Ok, ehi, stai seduto, Tommy! Uscia! Tommy, non ti alzare, che così di scatto ti tiro uno sgabello. Tommy, hai visto la sua faccia, amico? Era orribile. No, è una maschera. Voi sicuri siete che è una maschera? Potrebbe essere una specie di modo per sfogare il lutto, come abbiamo detto, del padre, insomma. Magari si sta comportando strano, vuole fare impressione, vuole attirare l'attenzione, insomma. Però adesso siamo venuti qua ormai, mettiamo le telecamere. E io ho paura di vedere cosa farà stanotte. Non fare così, Chester! Siamo qui per vedere, dobbiamo vedere, ok? Mettiamo le telecamere. E quindi passano tutta la sera a piazzare le loro telecamere per spiare Tommy. Quindi viene da chiedersi chi sono i veri mostri? Loro che spiano? Brutti maniaci. No, vabbè, perché devono vederci chiaro. Giusto, devono vederci chiaro. Tommy è andato in bagno, mettiamo una telecamera anche lì. No! Nella sua camera da letto. Perché comunque in bagno ci va, Ah, c'è puzza qui, ma che cos'è questo? Che schifo? Carne, sembra... che schifo! Amico, si è mossa quella sgorra. Sì, fratello, si è mossa. No, che cos'è? Il cibo suo, si mangia i topi vivi, i scarafaggi, sembravano... Ma che schifo. Mettiamo anche una telecamera nella stanza di Candace. Ah sì, nella stanza della mamma, ho paura di cosa potremo vedere lì dentro, Lei si chiude dentro, poverina. Possiamo mettere una telecamera, signora Candace? Per favore, perché quello sicuro entra di notte anche qui, Guardi, la metto proprio qui sopra. Non si denudi, signora. Ok, Candace, va bene? Abbiamo messo telecamere in tutta la casa, anche nella stanza di Tommy, il suo piccolo Tommy. Sì. Non credo che gli piacerà. Ma non lo sa, signora, non lo sa. Perché non gliel'abbiamo detto, No, non voglio farlo arrabbiare. Voglio solo che ritorni mio figlio. Non voglio che si arrabbi. Scusate se sto sdrammatizzando, ma è perché sono nervoso, perché ho paura di quello che potremo vedere tra poco, Non si preoccupi, signora, andrà tutto bene. Stia tranquilla, faremo del nostro meglio, dobbiamo capire, ok? Dobbiamo guardare il filmato e capiremo che cosa sta succedendo con Tommy, ok, signora? Si deve stare serena lei. Deve dormire nel chilling questa notte, ok? Deve stare chill. Capito? Andiamo a dormire adesso, no? Buonanotte e vediamo che cosa riprenderanno le telecamere. Allora, noi staremo qui. Ho avuto una brutta sensazione nel modo in cui ci ha guardato Tommy, È stato inquietante. Non sappiamo cosa potrebbe passare nella sua testa. Penso che non ci voglia qui però, Non mi sento al sicuro. E nemmeno Candace è al sicuro. Per questo siamo qui. Sì, ho capito, ma dobbiamo anche pensare alle nostre chiappe, fratello. Cioè, andiamo a dormire e guarderemo il filmato domani mattina. Che ideona. Super idea. Andiamo a dormire. C'è un mostro in casa enorme, bruttissimo, cattivo. Ma sì, ma che te frega. E andiamo a dormire. Durante la notte, ecco qua iniziamo a fare le brutte cose. Siete pronti? Perché qui parte il giga horror, Quello per cui abbiamo cliccato questo video. Vedere l'horror. Camera di Candace, camera di Tommy. Vedete, metto in pausa perché lo voglio vedere bene. Qua siamo proprio nel fulcro del video. C'è lui che guarda il muro. E io mi sto un po' cagando addosso. Non so anche voi, però un pochettino di caga addosso c'è, Vabbè, però finora tutto sereno, dai. Cioè, non sta a fare niente di così. Ondeggia un po', vabbè. Ci sta, dai, e magari è agitato. Magari non c'è niente di così strano. Cioè, ci sta, ha cambiato look.
Qua è bruttino un po' di più, Babbo, qua è un po' peggio, però dai, c'è un sonno agitato. Magari è velocizzata la telecamera. Dormirà tutta la notte, sono mezzanotte e 52. Magari si sta facendo un... Vabbè. Però, sono ragazzi. Se non... Ehi! Cresce! Madonna! Oh la Madonna! Ha tirato fuori 2 stecche di gambe e braccia! Quindi, perché giustamente il titolo del video non si smette di crescere durante... Ma io pensavo rimanesse alto, invece no! Cresce durante la notte e poi si riaccorcia! Porca miseria, che brutto! Oh, cosa ha tirato fuori? Stanno usando una calza! Il suo calzino croccantino! Che schifo! Mamma mia, che brutto! Scusate se fa ridere, però... No, e non fa più ridere! Ehi! Ehi! Che brutto, con tutto lungo che si aggirava. Oh! No, rientra dentro in camera, Tommy. Che stai a fa? Tommy, torna in camera. Non fare così. Non entrare in camera nostra, Tommy. Tommy, che fai? Guarda come si allunga. Tutto quanto sembra un gatto. Tutto gattesco. Guarda che brutto. Oh! Mamma mia, ma quella pure chiude la porta tutto il giorno, la lascia aperta di notte che entra sto babbo. Mamma mia, che brutto, mi sto cagando addosso. No, no, torna a casa, Tommy, torna nella tua stanza. Cosa ha fatto? Avete visto? Ha allungato la lingua e l'ha fatta pazza anche a lei. Guarda che cosa sta facendo. Cosa sta facendo? Tipo ciucciata. Ha ciucciato la linfa vitale per crescere di più. Ed è tornato nella sua stanza alle 3. Guarda che si gira, guarda che sa che c'è la telecamera, mamma mia. Adesso viene da noi e ci ammazza. 7 del mattino. Ma la mamma le ha fatto qualcosa, No, adesso che loro guarderanno il filmato rimarranno così male. Amico, hai sentito qualcosa la scorsa notte? Non ho dormito bene. Sì, ho fatto un sogno. Andiamo a svegliare Candazia, la mamma. Vediamo che cosa è successo. Andiamo a guardare insieme il video. No, a quella le prende un coccolone se vede il video. Vede quello che fa quel brutto babbo mostro. Candazia, è ora, Candazia, quel liquido nero, avete visto? Candazia? Porca miseria, mi sto cagando di più addosso ora. Mamma mia. Vedete la mia spocchia come è andata a sparire. Non faccio più le battute ora, Candazia, è successo un casino. Candazia. No, sta male. Le mie gambe. Parker, vieni qua. Sta succedendo un casino con Candazia. Cosa è successo? Non le funzionano le gambe. E c'è qualcosa che non va con il suo amico. C'è del robo nero per terra. Il figlio. E l'ha succhiata, l'ho visto io durante la notte. Andate a vedere il filmato, così potete chiamare i Ghostbusters magari. Candazia, riprenditi. Ma non palparla però, dai. Proprio professionale. Ecco, ok, l'hanno messa. Mamma mia, che incubo! Che incubo, mamma butta fuori quel bambino pazzo. Ho capito che è tuo figlio, ma è un papazzo, un papazzo. Guardate. Qui ora vedono, Qui ora anche loro vedranno l'orrore. È molto attivo di notte, lo vedo, sì. Guarda, mio Dio. Sta entrando nella tua stanza, sì, che schifo, mamma mia. Guarda che tira fuori da cosa. Che schifo. Cosa c'è che non va con mio figlio? È per quello che non puoi camminare. Ti ha tirato dalla spina dorsale. Le succhia il midollo, capito? Per quello che l'ha paralizzata. Dobbiamo chiamare la polizia. No, mio figlio. Ma morirai se non la chiami. La polizia. Devo andare a parlargli. Ma cosa parlargli? Andiamo a parlargli. Ma siete scemi tutti. Fratello, che diavolo stiamo facendo? Chiamiamo la polizia. Non lo so, è stato orribile. Sembrava ti stesse succhiando il liquido spinale. È quello che ho visto anch'io. Una cosa orribile. Veramente orribile. Ed è anche cresciuto un bel po', un bel po'. È più chiaro che mai che questa signora ha bisogno del nostro aiuto. Restiamo qui per un'altra notte. Ma sei scemo? Ma che ti sei svalvolato 2 o 3 cannulazzi durante la notte? Oh! Andiamo via. Niente, voglio rimanere. Allora, Candazia, abbiamo visto delle cose piuttosto orribili la scorsa notte e non voglio che succedano di nuovo, ok?
Allora, Candazia, dobbiamo fare in modo che non entri di nuovo quel succhia zanzarobilo pazzesco. Non chiameremo la polizia, perché secondo te non capiranno, ma che ne dici se mettiamo questa sedia qui contro la porta, così non entra? Così se cerca di entrare di nuovo non può entrare di nuovo. Che dici, Candazia? Ok, mettila però, non fare che lo lasci entrare perché si deve sfamare, non facciamo che poi diventi pazza. Ok, chiudi bene la porta. Noi guarderemo il film autonomamente. Candazia, calmati. Calmati, per favore. Voglio che stia bene. Ci proveremo. Adesso in questo momento devo preoccuparmi per te però, Candazia, perché se ti succhia di nuovo poi è un casino, Prova a dormire per un po'. Ne parliamo domani, va bene, Candà? Buonanotte. Chiudi la porta bene con la sedia, come ti ho istruito. Mi raccomando, Candazia, non fare la scema. Fratello! Non dirmi che dormiamo qua, ovviamente, non mi sento neanche io a mio agio, brother, ma non abbiamo altre opzioni, non possiamo lasciare Candazia. Registriamo anche questa notte, vediamo cosa fa questo mostro e poi vediamo cosa succede, non possiamo lasciarla da sola. Se sento qualcosa io me ne vado, vabbè, fai quello che ti pare, adesso andiamo a dormire. Ma potete rimanere almeno alzati con un bastone, no? Sembra una perché devono sempre dormire? Ma puoi stare una notte senza dormire, no? Notte 2, questi se piace avere a che fare con il babbo alto, Michael Jordan della succhianza, va bene. Cosa succede? Esce anche stanotte? Magari gli basta una volta. Lei ha messo la sedia però, è brava, brava. Lui è lì. Io le avrei dato una bananata qua sul retro della testa. Vedi, ti passa la voglia di fare il matto. Lo so che non va fatto, ma una bananata qua dietro, secondo me gli faceva passare tutto. Poi tanto è un mostro. E i mostri ancora si possono accoppare. Dico bene, no? Eccolo. Vai, si va a mangiare. Oh! Cosa ha preparato lo chef questa notte? Il liquido spinale? E si è seduto però. Ha capito forse che non c'è trippa per gatti questa notte, Si mangia stanotte, si fa dieta. Succhia. Non ce n'è più. Si è stato lì. Si gira a guardare la telecamera però, Cos'era? Cos'era? Brutto grugno. Non mi dire che fa in camera loro, Ha rotto la telecamera. Non brutto fettente. Mo cerca di entrare dalla mamma. Secondo me. No? Ci avrei messo la mano sul fuoco, no? Sono già le 3. Eccolo! Dai! Ante sei brutto, mamma mia. È bruttino, È bruttino. Ogni scarraffone è bello a mamma sua, ma questo non è bello neanche a mamma sua. Vuole entrare, vedi. Mamma mia che urlo. Brutto. No, sono dalla la Madonna! No! Porca zozza! Tommy! Vai nella tua... Tommy! No, hanno sentito un... Ma quello si mette gli occhiali da sole, prima cosa che fa quando si alza. Vabbè, vai, stanno rompendo la porta. E quello scemo del cacchio. Porca zozza, fate qualcosa, Fate qua, vai, bloccalo. Bloccalo che quello entra, se la magna, È incazzatio perché vuole mangiare. Guarda, c'è infilato la testa. Ma tagli una cosa qua. Tiragli qualcosa. Mamma mia, vai. Fermalo. Dove cazzo stavate dormendo? Nell'altra stanza, nell'altra casa. Guardalo lì. Che brutto. Cosa succede? No, se l'è pigliata. No, porca zozza, Candazia. Porca, apri. No, se le magna. Dove la se l'è portata fuori con una striscia di lenzuola. Ha fatto la corda di mutande questo, ragazzi, artigianale. No, porca, mi sto cagando sotto. Ecco qua. Fate qualcosa, dobbiamo trovarle. Certo, siete qui apposta. No. Vai, buttatevi dalla finestra. Dovete prendetela, la sta mangiando. Vai, dobbiamo chiamare la polizia. Magari poteva essere il caso, Abbiamo guidato a casa. Abbiamo scritto alla sorella di Candazia quindi ve ne siete andati. L'avete mollata così con quel figlio succhiante. Ma che siete schifosi. Le abbiamo detto che Tommy ha preso sua mamma e che non la possiamo trovare. Non l'avete neanche cercata. 5 minuti poi via a casa. Ci ha detto che Candazia le ha detto che Tommy è morto anni fa. Quindi praticamente la mamma sapeva già che Tommy è morto, ma non ha mai avuto il coraggio di dirlo a loro. Quindi Tommy non è vero e non è in vita, è un mostro, è tipo zombie, secondo me.
e si nutre, è tipo un ghoul. Mi creepy. C'è anche una parte 2 di questa cosa, perché continua. Che ne dite? Vogliamo prenderci la responsabilità di guardare anche la parte 2? Io sono curioso, Fatemi sapere. Per oggi però ci fermiamo. Grazie di aver seguito, questa è Lion Out!